Bene, ci siamo spostati nuovamente, abbiamo scelto un'altra location, siamo su questa scogliera. Scogliera è una parola un po' esagerata, in realtà si tratta di una rupe argillosa, e questi massi che vedete qui davanti sono tutti massi di argilla, praticamente si disfarranno col tempo, perché voglio mostrarvi, abbiamo cambiato posto perché voglio mostrarvi un altro modo di fare fotografia. Intanto qua vedo uno scorcio interessante e posso anche provare a fare uno scatto ulteriore. Proviamo a fare uno scatto qui, perché la situazione su questo scoglio mi sembra abbastanza interessante. Vediamo che succede. Infatti la fotografia non è male, ne facciamo qualcun'altra. Sto scattando praticamente a circa mezzo secondo e 22 di diaframma. Scatto un po' di fotografie in sequenza perché saranno tutte diverse. Direi che anche qua la situazione è buona. Va bene. Ora voglio fare un'altra cosa. Fino adesso abbiamo scattato fotografie sulla spiaggia, dove l'elemento fondamentale era la sabbia contrapposta ad alcuni scogli. Qui non c'è più sabbia. Qui abbiamo un elemento fisso, totalmente fisso, che sono gli scogli, questi scoglietti che vediamo davanti a noi, e non abbiamo pressoché sabbia. Mi sembra una buona situazione per cercare di entrare di più nel dettaglio della scena. Per far questo sostituirò l'obiettivo, cambierò l'obiettivo e utilizzerò un medio teleobiettivo, anzi un medio zoom, ed esattamente il 70-200. La lente è pulita. Quando si cambiano gli obiettivi, soprattutto in queste condizioni, poniamo sempre la macchina in questa posizione. Questo ci evita che, se c'è o polvere, ma in questo caso aerosol, acqua in sospensione, ci evita che vada a finire sul sensore. Bene, vediamo, facciamo qualche scatto di prova, vediamo quello che succede. Anche qui disattivo la messa a fuoco automatica, anzi qui è ancora più necessario, perché la messa a fuoco qua dovrà essere ancora più di precisione.
scatti che ottengo sono di 1/80 di secondo, che naturalmente è un tempo troppo lungo per le fotografie che ho in mente di fare, per cui non ottengo fotografie effettivamente significative. Quindi anche qua dovrò cercare di allungare i tempi, e intanto posso fare una cosa, cioè posso ridurre ulteriormente gli ISO, che erano a 400, e posso portarli anche a 100. Vediamo con che tempo adesso riuscirò a scattare. Con un 20° di secondo, che sicuramente sarà ancora lungo come tempo. Effettivamente è ancora un tempo troppo lungo, per cui metterò i filtri anche qua. Qui naturalmente il diametro della lente è diverso, per cui dovrò cambiare anche tipologia di filtri. Questo è un ND8, e vediamo a quanto arrivo come tempo. Arrivo quasi a mezzo secondo. Ok, proviamo così. È più interessante, ma non è quello che voglio. Vediamo qualche altro scatto. Non è la fotografia che ho in mente di fare, anche perché la focale mi risulta un po' corta, per cui farò un'altra cosa. Utilizzerò un moltiplicatore di focale. Questo è un moltiplicatore di focale 1,4. I moltiplicatori sono degli strumenti che permettono di allungare la focale dell'obiettivo per un determinato fattore che è appunto indicato con questo termine 1,4, 1,5 o anche 2 per o anche 3 per, che vuol dire che la focale di questo obiettivo, per esempio a 200, la dovrò moltiplicare per questo 1,4 per ottenere la focale effettiva, e otterrò circa un 280, circa un 300, con una perdita di qualità tutto sommato molto relativa, almeno con questo tipo di moltiplicatore, cioè con l'1,4. Questo vale un po' per tutti, Nikon, Canon, Sony. Già il 2 per, che raddoppia, che si chiama duplicatore di focale perché raddoppia la focale, già quel moltiplicatore invece ci indurrà una perdita più sensibile, quindi io tendo a non usarlo molto, ma questo sì, questo non mi faccio alcuno scrupolo di usarlo neanche con un obiettivo lungo come questo. Bene,
Vediamo cosa è successo. Si è ristretto notevolmente il campo, si è ristretto notevolmente il campo inquadrato, e anche il tempo si è allungato. Vediamo che succede. Op, op. Ecco, i risultati già sono più interessanti in questo caso. Abbiamo scattato ad 1/8 di secondo e a 22 di diaframma. E direi che il risultato qui è più interessante, ma non è ancora quello che volevo. Proviamo a cambiare il punto di inquadratura, magari più vicino. Non sono ancora i risultati che mi aspetto. Non è ancora molto interessante, anche qui dovrò attendere le onde, ecco, come in questo caso. Meglio ancora vediamo qua. Bene, qual è il risultato che si ottiene fotografando con i telezoom, con i zoom, con le focali più lunghe? È esattamente il contrario di quello che si ha quando fotografiamo con i grandangolari. Con i grandangolari praticamente noi dilatiamo i piani, ampliamo la scena e facciamo, così facendo, perdere importanza ai vari elementi che sono all'interno della scena. Per cui è la scena ad essere fondamentalmente importante, il clou, e non è il singolo elemento, a meno che non poniamo uno di questi elementi in un primissimo piano e creiamo una foto molto particolare. Il teleobiettivo, in questo caso praticamente con il moltiplicatore di focale un 300 mm, ci consente invece di entrare nella scena, cioè di comprimere i piani e quindi di dare maggiore importanza ai singoli particolari della scena. Quindi praticamente con il grandangolare ci estraniamo dalla scena, con lo zoom entriamo più profondamente, più in profondità nella scena. Bene, non erano ancora i risultati che volevo ottenere. Per far questo dovrò mettere un filtro e metterò nuovamente il Big Stopper su questo obiettivo, quindi naturalmente di diametro diverso, 67 rispetto al 77 di prima, che andava sul 16-35. Quindi montiamo il Big Stopper. Naturalmente qui è un po' più complicata la cosa, perché non potrò togliere e mettere frequentemente quindi il filtro, per cui dovrò comporre e mantenere la scena composta in quel modo. Un po'. Ok. Bene. Ok. Ok, proviamo.
Il tempo di esposizione è di 15 secondi e il diaframma è di 22. Non male, anche se è un po' troppo sovraesposta. Ok, anche qua vale lo stesso discorso che era stato fatto prima. Se facciamo 100 fotografie otterremo 100 risultati diversi. Ecco, vedete, adesso abbiamo questo effetto nebbia che era proprio il risultato che volevo ottenere, e questo genere di fotografia era la fotografia che volevo fare. Ne scatto ancora qualcun'altra. Esposizione 15 secondi, diaframma 22 ancora una volta. Vediamo. Eh sì, direi decisamente interessante, decisamente interessante. Facciamo qualcun'altra. Sì, sono fotografie decisamente interessanti. Bene, vedete, in realtà quelli tra il primo di questi scogli e l'ultimo di questi scoglietti che ho inquadrato ci sono circa 10 metri. Qua in realtà nella fotografia sembra che siano attaccati l'uno all'altro. Questo è quello che vi dicevo relativamente al discorso della compressione dei piani. E vedete come ogni elemento di questa fotografia assume una sua importanza particolare. Bene, voglio fare ancora qualche altro scatto in questa posizione, perché non ne ho ancora fatto nessuno. Vediamo che risultato abbiamo così. Non male anche così, devo dire, anzi forse è meglio così, perché riesco a ottenere una porzione migliore di costa. Quindi quello che abbiamo fatto adesso in questa breve sessione è di cercare di fotografare il paesaggio con un teleobiettivo. C'è la tendenza a pensare che il paesaggio si faccia con i grandangolari. In realtà, come abbiamo visto, in questo caso non è vero. Questo è un paesaggio senza orizzonte, ma è sempre un elemento del paesaggio, per cui per me è ancora da considerare una fotografia di paesaggio a tutti gli effetti.